Ciao ragazzi, sono Silvia Terrodipendenza e vi do il benvenuto in un nuovo speciale Spasmo Bunny. Questo sarà sicuramente lo speciale più bunny di tutti perché parleremo appunto di conigli nei film horror. Così innocenti, teneri e batuffolosi, come fare per inserire creaturine così dolci in un contesto horror? Il primo a tentare l'impresa fu il regista William F. Claxton con il suo La lunga notte della paura, un eco-vengeance del 1972 dove un branco di conigli giganti affamati mette a ferro e fuoco una cittadina. Il film è stato probabilmente l'ispirazione per il successivo e più apprezzato Il cibo degli dei. La lunga notte della paura soffre di un grave difetto, ovvero che i conigli non fanno paura. È stato inutile sporcare loro i musetti con sangue finto perché purtroppo sono tutto fuorché minacciosi. Si tratta infatti di un esperimento unico nel suo genere perché appunto non propriamente riuscito. Gli horror successivi a tema conigli adottano uno stile diverso puntando sulla commedia horror e sul weird, con grotteschi serial killer vestiti e mascherati da conigli o con improbabili mutanti dall'aspetto volutamente molto pupazzoso. Si tratta di film spesso incentrati sulla Pasqua o su Peter Cottontail, ovvero il tradizionale coniglietto pasquale. Primo dell'ondata conigli umanoidi assassini è Peter Rottentail del 2004, una poverissima pellicola amatoriale diretta dai fratelli Polonia, famosi nel settore proprio per i loro Z-movie. Peter è un prestigiatore fallito che fa un patto col demonio, accetta da uno sconosciuto questa fiaschetta contenente del liquido misterioso che dovrebbe aiutarlo con la sua magia e con i suoi giochi di prestigio. Dopo averla bevuta però si trova sotto il controllo dell'uomo e finirà poco più tardi per suicidarsi. Anni dopo una coppia di incauti ragazzini legge un libro trovato in uno scantinato e risveglia lo spirito di Peter che ritorna dall'aldilà come demone, come Peter Rottentail e con questo aspetto di coniglio, ed è deciso a vendicarsi a colpi di carota di tutti coloro che hanno riso di lui. Si tratta ovviamente di un low budget senza pretese che però ha il merito di aver iniziato la lunga tradizione di conigli killer degli anni 2000. Il costume di Peter, indossato proprio da John Polonia, ha un aspetto molto goffo e in generale tutto un aspetto molto cartunesco, compreso il suono che fa il coniglio quando saltella in giro. Sempre a tema demoni è il delirante Easter Casket del 2014, probabilmente il film più strano che potrete vedere sul genere. Peter Cottontail, il coniglio pasquale, è un'antica divinità dimenticata e scende sulla terra ed è arrabbiato perché la Chiesa vuole cancellare dalla festività di Pasqua tutte le cose che hanno a che fare con lui, quindi conigli, uova pasquali, per concentrare la festa sulla figura di Gesù Cristo. A Peter questo ovviamente non va a genio e scatenerà l'inferno. Toccherà a un agente speciale del Papa, una sorta di cavaliere del Vaticano, riuscire a sistemare le cose. Il film è un delirio totale. Peter è una specie di pupazzo parlante inquietantissimo che uccide le vittime in maniere sadiche e assurde. Una delle più memorabili, che dà anche il titolo al film, è proprio quella del cestino pasquale, ovvero Peter lascia un cestino pieno di confetti davanti alla porta di una ragazza e lei incautamente mangia questi cioccolatini non sapendo che sono fecondati, e di lì a poco si troverà a partorire una serie di uova coloratissime pasquali contenenti dei pulcini piranha. Tutto questo per dare un'idea della follia del film. Rimanendo in tema divinità, come non citare il cortometraggio Easter presente nell'antologia Holidays 2016, diretto dal regista Nicholas McCarthy, che ricordiamo per film come The Pact o The Prodigy, il figlio del male. Una famiglia viene visitata durante la notte di Pasqua da niente meno che Gesù Cristo, che però ha l'aspetto di uno spaventoso coniglio antropomorfo. È a mio parere il cortometraggio più memorabile dell'intera raccolta, non solo per la sua componente grottesca e blasfema, ma anche per il make-up della creatura, che è assolutamente indimenticabile. Nel 2014 esce Beaster Day, Here Comes the Cotton Hell, il classico esempio di Z-movie che punta tutto su una locandina figa e su un titolo con un gioco di parole simpatico. Durante i festeggiamenti di Pasqua, una cittadina è sconvolta dall'arrivo di una mostruosa creatura, a metà fra un coniglio gigante e un dinosauro. Si tratta forse di Peter Cottontail. Non ci è dato sapere con precisione chi sia, da dove arrivi e cosa voglia. Siamo completamente ipnotizzati dalla bruttezza generale del film. La creatura è un burattino molto grezzo appiccicato in post produzione sulla pellicola.
Il body count è anche abbastanza alto, ma tutti gli omicidi sono realizzati con una computer grafica piuttosto povera. Il regista aveva fino a quel momento girato quasi esclusivamente commedie sexy e trash, e anche in questo film non mancano le scene di nudo integrale completamente gratuite e no sense, cosa che dà quel tocco di trash in più che non guasta mai. Nel 2011 esce il cortometraggio finlandese Fashat. Un coniglietto pasquale viene ucciso a colpi di carota e sepolto in giardino. Dopo che nel terreno viene rovesciato accidentalmente una soluzione sperimentale, il coniglio pasquale si risveglia come zombie ed è in cerca di vendetta. Ma non parliamo solo di creature demoniache, è arrivato il momento di parlare di serial killer mascherati, c'è infatti una lunga tradizione di slasher che hanno come protagonisti killer travestiti o mascherati da conigli. Il primo che ricordiamo è Serial Rabbit del 2005, dove un serial killer vestito da coniglio e armato di artigli semina il panico durante le festività di Pasqua. Sarà seguito nel 2009 da Serial Rabbit 3, la numerazione completamente casuale, dove il killer viene ucciso da una banda criminale e spedito all'inferno. Lì si troverà faccia a faccia con la regina dei demoni che lo rispedisce sulla terra e gli concede l'immortalità. Nel terzo capitolo della saga Serial Rabbit 5 The Epic Hunt del 2017 la carneficina proseguirà a Sant'Antonio. Altra famosa trilogia conigliesca è quella iniziata nel 2009 con Bunnyman. Bunnyman è un film profondamente deditore allo slasher anni 70-80. Nel film un gruppo di ragazzi in viaggio in auto viene speronato da un furgone e mandato fuori strada. Saranno quindi tormentati da un maniaco vestito con un lurido costume da coniglio, The Bunnyman appunto, e dalla sua famiglia di freak cannibali. Bunnyman ovviamente richiama per ambientazioni e per storia Non aprite quella porta, è infatti girato in queste aree desertiche. Bunnyman è un killer che non parla mai, che indossa questa maschera perché ha il volto sfigurato e brandisce oltretutto una motosega e vive in mezzo al deserto con la sua famigliola di freak sanguinari. Si tratta di un film indipendente molto povero, gli omicidi purtroppo sono spesso fuori campo, però comunque per un amante del genere può essere divertente. Il sequel The Bunnyman Massacre del 2014 è girato forse con un budget più sostanzioso alle spalle perché si nota un certo salto di qualità. La scena iniziale dove c'è Bunnyman che massacra a colpi di motosega un'intera scolaresca dentro un autobus vale da sola la visione del film. La storia si incentra su Bunnyman e sul suo compare Joe che sono sempre a caccia di nuove vittime da torturare e massacrare. Il film omaggia in questo capitolo anche venerdì 13, infatti Bunnyman brandisce un macete, sente la voce della madre nella testa e ci sono varie scene ambientate nel bosco con i campeggiatori. Oltretutto c'è una scena in cui Bunnyman uccide una campeggiatrice dentro un sacco a pelo che è ripresa pari pari da venerdì 13 parte 7. Troviamo anche un omaggio simpatico a 2000 Maniacs con una sequenza di omicidio dove viene utilizzato un barile foderato di chiodi. Bunnyman Vengeance del 2017 è il terzo e ultimo capitolo della saga dove si indaga la psicologia e il passato del killer. Purtroppo un tono così drammatico e serio mal si addice a un film con un serial killer vestito da coniglio, quindi questo finisce purtroppo per essere il film più noioso e inconcludente della saga. Nel 2019 esce la Director's Cut del primo film col titolo Bunnyman Grindhouse Edition. Del 2006 è Easter Bunny Kill Kill, dove un omicida con la maschera da coniglio punisce i cattivi a colpi di trapano elettrico. Easter Bunny Bloodbath del 2010 è un altro slasher dove il killer indossa un costume integrale da coniglio. Peter è rimasto traumatizzato da bambino quando, durante il giorno di Pasqua, un killer si è introdotto in casa sua decapitando la sorella davanti ai suoi occhi. 20 anni dopo Peter comincia a soffrire a Pasqua di una serie di allucinazioni. Il killer è tornato o è tutto frutto della sua immaginazione? Intanto i suoi amici cominciano a sparire uno per uno. Altro film indipendente molto povero dal ritmo estremamente lento, gli omicidi sono anche piuttosto deludenti con sangue in computer grafica e arti mozzati di plastica sparpagliati in giro. È proprio di quest'anno il sequel Easter Bunny Bloodbath 2 No More Tears. The Night Before Easter è uno slasher del 2014 dove un gruppo di amici rimane bloccato in un magazzino durante la notte di Pasqua e finisce per essere preso di mira da un misterioso assassino vestito da coniglio e armato d'ascia. Si tratta di un altro indie horror molto povero e terribilmente lento nonostante la sua durata ridotta, dura infatti solo un'ora, ma gli omicidi cominciano dal 40° minuto e in ogni caso il sangue è purtroppo molto contenuto.
Sempre del 2014 è lo slasher sovrannaturale Easter Sunday. Il serial killer Douglas Fisher viene giustiziato alla polizia la domenica di Pasqua. 24 anni più tardi un gruppo di amici evoca lo spirito dell'assassino che si impossessa del figlio Ryan. Sarà l'inizio di una nuova carneficina. Nel cast troviamo anche Ari Lehman, famoso nell'ambiente per aver interpretato il primo Jason, il Jason bambino che emerge dall'acqua nel primo film della saga. Cottontail del 2017 è un altro slasher con un killer vestito da coniglio che sta pianificando la sua tradizionale caccia all'uova pasquale, ovvero il suo annuale gioco al massacro. Terminata la panoramica sugli slasher, prendiamo ora in esame tutti i film horror dove l'assassino non indossa una maschera. Infatti c'è un certo numero di film dove si parla di conigli mutati a causa di esperimenti finiti fuori controllo. Il film Cottontail del 2017 è il primo film a tema conigli mutanti umanoidi. L'Overlook Animal Research Laboratory si occupa di ingegneria genetica e la situazione precipita quando uno dei coniglietti su cui stava lavorando fugge dal laboratorio e morde un contadino del posto. Questo comincerà a trasformarsi e a sviluppare un incontenibile istinto omicida. Bunny the Killer Thing è una commedia horror finlandese del 2015 basata sull'omonimo cortometraggio del 2011. È un film deliziosamente delirante e sopra le righe con questo killer coniglio umanoide pupazzosissimo e superdotato. Un gruppo di amici raggiunge uno chalet in mezzo alle nevi per passarci il weekend. Avrà la sfortuna di incontrare appunto questa creatura metà uomo e metà coniglio. L'essere non solo deve soddisfare il suo istinto omicida, ma anche appagare il suo inesauribile appetito sessuale. Finirà per accoppiarsi con qualunque cosa, uomini, donne, animali, quindi nessuno è al sicuro. È un film divertentissimo, grottesco, anche piuttosto splatter, quindi sicuramente piacerà agli amanti dell'horror di questo tipo. Altro coniglio mutante è Rotten Tail del 2019, dove Peter, un ricercatore, viene morso alla mano da un coniglio geneticamente modificato e finirà per trasformarsi lui stesso in un coniglio umanoide. È una buona occasione per vendicarsi dei bulli che quando era ragazzino gli avevano ucciso il coniglietto domestico. Si tratta di un film ricco di practical effects, di creaturine e di splatter, quindi una pellicola che consiglio sicuramente agli amanti dell'horror vecchia scuola. Rotten Tail ha un make-up piuttosto convincente ed è un personaggio spassosissimo con la battuta sempre pronta. Terminata qui la carrellata di film horror con i conigli, vorrei però aggiungere un paio di pellicole d'animazione, quindi destinate a un pubblico di bambini che però potrebbero interessare anche un amante dell'horror. Bunnicola, The Vampire Rabbit, è un cartone animato dell'82 basato sull'omonima serie di libri per ragazzi. Nel 2016 è uscito un reboot dal titolo appunto Bunnicola che conta al momento un'ottantina di episodi. È poi doveroso menzionare Wallace e Gromit, la maledizione del coniglio mannaro, film che vinse nel 2006 l'Oscar per la miglior animazione. Si tratta di un film realizzato in stop motion, sono personaggi in plastilina, la tecnica si chiama clay motion e la storia ha come protagonisti Wallace e Gromit che erano già famosi anche all'epoca per una serie di cortometraggi. Cari orrorofili, l'approfondimento termina qua, ora potete dire di sapere tutto sul cinema dei conigli killer. Spero di avervi dato qualche buono spunto e di avervi fatto scoprire qualche pellicola interessante. Qui Silvia della Dipendenza, un saluto. Ciao!